Benvenuti e benvenute. Si parla tantissimo dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, ma diciamocelo, quasi sempre sono solo speculazioni. Oggi invece cambiamo completamente registro. Guardiamo ai dati, quelli veri, grazie a una ricerca nuovissima e super interessante di Anthropic che potrebbe davvero cambiare il nostro modo di vedere questa rivoluzione. E allora andiamo subito al sodo, alla domanda che tutti ci facciamo: ma l'intelligenza artificiale ci porterà via il lavoro? È questa la grande paura, no? La preoccupazione che ronza in testa a chiunque pensi al proprio futuro professionale. Però, per dare una risposta seria, non possiamo affidarci all'istinto. Ci serve un metodo, un modo affidabile per misurare davvero l'impatto. E la storia? Beh, la storia ci insegna che prevedere queste cose è sempre stato incredibilmente complicato. E questo ci porta dritti al primo punto fondamentale, perché in passato le previsioni sugli effetti della tecnologia sul lavoro sono state così spesso, un buco nell'acqua. Il problema sta tutto lì, nella difficoltà di misurare le cose nel modo giusto. Pensiamoci un attimo. Ricordate quando si parlava di delocalizzazione? Sembrava la fine del mondo, ma poi la maggior parte di quei lavori ha continuato a crescere. Ho gli studi sui robot industriali, ce n'è uno che dice una cosa e un altro che dice l'esatto opposto. E l'impatto della Cina sull'occupazione? Se ne discute ancora oggi, dopo decenni. Insomma, è chiaro, le previsioni basate su sensazioni non funzionano. Serve un approccio diverso, uno che guardi a quello che succede davvero. Ed è proprio qui che entra in gioco Anthropic, con la sua idea brillante. Hanno messo a punto una metrica nuova di zecca, basata sui dati, che hanno chiamato esposizione osservata. In pratica è uno strumento per tracciare l'impatto reale dell'IA passo dopo passo, mentre accade. Ok, ma qual è la differenza fondamentale qui? Da una parte abbiamo la capacità teorica, cioè tutto quello che un'IA, in teoria, potrebbe fare. Dall'altra l'esposizione osservata, che misura quello che l'IA sta già facendo, oggi, nel mondo reale, negli uffici. È un po' come la differenza tra tutti i piatti che un grande chef sa cucinare e quelli che poi effettivamente mette nel menù del suo ristorante ogni giorno. E guardate questa immagine perché è potentissima. Parla da sola. Tutta quella grande area blu è il potenziale teorico dell'IA, tutto quello che potrebbe fare. E quella piccola, minuscola macchia rossa al centro, quello è l'uso reale che ne stiamo facendo oggi. Il divario è enorme e ci dice una cosa chiarissima: siamo solo all'inizio. Quindi, per dirla in parole semplici, cos'è questa esposizione osservata? Immaginiamola come una lente di ingrandimento che non guarda a tutto il potenziale futuro, ma si concentra solo su dove l'IA sta già automatizzando dei compiti nel lavoro di tutti i giorni. L'idea geniale è proprio questa: guardare ai fatti concreti e lasciare da parte tutto il rumore di fondo del potrebbe fare. Bene, e adesso che abbiamo capito lo strumento, andiamo a vedere cosa ci rivela. Quali sono i lavori e soprattutto le persone più toccate dall'intelligenza artificiale in questo preciso momento? Una piccola nota di servizio. Per chi volesse scavare più a fondo, il report completo di Anthropic, con tutte le tabelle e i dati originali, è disponibile. Trovate il link qui sotto nella descrizione. Ed ecco una classifica che forse non ci si aspetta. Guardate un po' chi c'è in cima. I programmatori informatici, con un'esposizione di quasi il 75%. Non parliamo di lavori a bassa qualifica, ma di ruoli super specializzati. Subito dopo, ecco il servizio clienti e chi fa inserimento dati. Cosa li accomuna? Sono tutti lavori in cui l'IA è già in grado di automatizzare compiti chiave. E questo ci porta a una domanda ancora più interessante. Non solo quali lavori, ma chi sono le persone che li fanno? E qui preparatevi, perché la risposta potrebbe non essere quella che immaginate. Questa tabella è una specie di carta d'identità dei lavoratori più esposti all'IA. Mettiamoli a confronto con chi invece non è per niente esposto, e le differenze sono davvero notevoli. Ed ecco il primo vero colpo di scena. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i lavori più esposti all'IA non sono quelli pagati meno. Anzi, chi lavora in queste professioni guadagna in media il 47% in più. Questo dato da solo smonta completamente l'idea che l'IA stia colpendo solo i lavori più precari. Quindi proviamo a tracciare un identikit. Chi è oggi il lavoratore o la lavoratrice più esposta all'IA? Beh, è una persona con un'istruzione elevata, spesso con una laurea specialistica, che guadagna bene. E altro dato che fa riflettere, è più probabile che sia una donna. Non è esattamente il ritratto che molti avevano in mente, vero?
Adesso però arriviamo al cuore della questione. Ok, abbiamo capito chi è esposto, ma quali sono gli effetti reali? Stiamo vedendo posti di lavoro persi o, chissà, magari creati? E qui c'è un altro dato forte. Se questi lavori sono così esposti, uno si aspetterebbe un'ondata di licenziamenti, giusto? Invece no. Guardando i dati sulla disoccupazione, non c'è nessun segnale d'allarme. Le curve dei lavoratori esposti e di quelli non esposti vanno avanti praticamente appaiate, anche dopo il boom dell'IA generativa del 2022. Attenzione però, perché questa è solo una parte della storia. Se smettiamo di guardare chi perde il lavoro e iniziamo a guardare chi lo cerca, specialmente tra i più giovani, il quadro cambia e diventa un po' più complicato. Se l'impatto non è sui licenziamenti, allora dov'è? Eccolo qui. Invece di guardare a chi il lavoro lo perde, guardiamo a chi lo trova. Questo grafico è chiarissimo. Per i giovani, nella fascia 22-25 anni, sta diventando più difficile entrare proprio in quei settori ad alta esposizione all'IA. È come se si stesse creando una nuova barriera all'ingresso. Parliamo di un calo del 14% nel tasso di assunzione dei giovani in questi ruoli rispetto a prima del 2022. Quindi magari non stiamo vedendo l'apocalisse dei licenziamenti, ma questo è forse il primo vero segnale. L'IA potrebbe non rubare il lavoro a chi già ce l'ha, ma potrebbe rendere più complicato trovarlo per le nuove generazioni. Bene, è il momento di tirare le somme di questa analisi approfondita. Cosa ci dicono, alla fine, questi primi importanti segnali che la ricerca di Anthropic ha messo in luce? I punti da portarsi a casa, secondo me, sono 4. Primo, finalmente abbiamo uno strumento, l'esposizione osservata, per misurare l'impatto reale, non quello ipotetico. Secondo, l'adozione dell'IA è ancora molto lontana dal suo potenziale teorico. Terzo, per ora niente panico sulla disoccupazione generale. E quarto, il punto più importante, il primo vero segnale di cambiamento potrebbe essere proprio la difficoltà dei giovani a entrare in certi settori. In conclusione, questo studio non ci dà la risposta definitiva, ma ci regala qualcosa di forse ancora più prezioso, un metodo rigoroso, basato sui dati, per monitorare quello che succede, uno strumento per distinguere i fatti dalla paura, mentre il ruolo dell'intelligenza artificiale nella nostra economia continua inevitabilmente a evolversi. Grazie per aver seguito questa analisi.